Ragazzi, buongiorno, mi trovo in Lettonia e sono venuto a recuperare una corazza farina. Purtroppo scherzo, mi trovo nella bellissima pianura padana, questo bellissimo posto, però è vero che sono appena tornato da un viaggio di 5 giorni per festeggiare i 10.000 iscritti, nel quale ho visitato le capitali di Estonia, Lettonia e Lituania. A Riga ho avuto la bella idea di visitare il Museo Nazionale della Guerra, dove sono presenti un sacco di reperti della Prima Guerra Mondiale. La Lettonia infatti è stato teatro di moltissime battaglie, dalle antiche alle napoleoniche, ma anche dalla prima e la seconda guerra. Oltre al museo ho visitato anche dei mercatini dove ho fatto anche un acquisto interessante inerente ovviamente alla prima guerra mondiale, di cui farò uscire uno shorts in specifico. Vi porto quindi insieme a me a visitare questo museo della guerra. All'ingresso veniamo accolti da un cannone da campo da 3 pollici ed un obice da 122, entrambi russi. Facciamo la conoscenza anche di una mina navale russa del 1908. Nella struttura sono presenti diverse armi e protezioni antiche, dalle pistole ad acciarino ai primi modelli a percussione, ai portapolvere, eccetera eccetera. C'è persino una piccola esposizione sulla guerra in Ucraina e una in particolare sul materiale medico-militare utilizzato in diverse guerre, tanto della prima come della seconda guerra. Possiamo osservare una ben conosciuta protesi e delle protesi oculari. Entrati nell'esposizione della prima guerra incontriamo subito un raro elmetto soprannominato Queen Elizabeth sperimentale belga del 1917. Appena sotto possiamo osservare l'iconico Pickelhaube modello 1895 e a fianco la sua versione aggiornata introdotta nel 1915, infine sostituito dall'M16 che in questo caso indossa la sua blindatura Steampanzer. Questo fermo immagine vi può essere molto utile se siete ad un mercatino e vi volete riconoscere un Adrian. Abbiamo in alto a destra un Adrian dell'armata belga, a sinistra uno più comune francese, sotto Adrian rumeno, mi dicono molto raro, in basso un Adrian russo altrettanto raro. Ovviamente non potevano mancare i fucili, veri protagonisti di questa guerra. Da destra incontriamo un Lebel modello 1886 M93, successivamente un Mallinker M95, questo lo conosciamo bene perché lo utilizzarono gli austro-ungheresi anche sul nostro fronte, un Mauser modello Gewehr 98 ed infine un meno conosciuto 9110 russo. Questa la riconoscete, è la temibile Schwarzlose, un Granatenwerfer con il suo lanciatore, e di certo non pensavo di trovare una corazza farina completa con il suo elmo, il sottoelmo e tutto il suo colore. Chi mi conosce sa che qua gioco in casa. Bomba a mano russa RG12, soprannominata anche Lanterna per la sua particolare forma. Questa sferica è stata identificata erroneamente come una bomba a mano tedesca a gas. In realtà si tratta di una granata incendiaria o fumogena AB modello 1916 di nazionalità francese. Una carabina granate 1917 per il fucile Mauser, quindi un ordigno da lancio sulla falsariga della più famosa Vivienne Besser con il suo tromboncino. Una Mills Grenade inglese e una F1 francese. Il modello offensivo della Discus Handgranaten, modello 1915, esiste anche una versione difensiva molto più rara. Una flechette, silenzioso ma micidiale strumento di morte lanciato dall'alto dagli aeroplani nemici. Apprezzate dai collezionisti, ne esistono svariati modelli. Una Carabin Granaten 1914. Questa il museo la definisce come una bomba di aereo tedesca, peccando di imprecisione. Si tratta infatti sì di una bomba di aereo, ma in particolar modo di una Carbonite Bomb da 20 kg. Sempre in tema aviazione, un Air Torpedo da 50 kg russo. Una bellissima bombarda belga, completa di tutta la sua vernice con le sue scritte. Ed una ancora più bella e rara bombarda da 58 con il suo lanciatore. Pezzo sicuramente molto interessante, questo trench mortar sperimentale da 40 mm russo, datato 1915. Divisa russa indossata dai fucilieri lettoni e il moschetto Berdan 1871 utilizzato per il loro addestramento, che prevedeva anche il lancio di bombe a mano come per esempio questa Lemon numero 16 MK1 o la numero 15 MK1 o la russa e più aggiornata RG14. Ho avuto la fortuna di trovare da scavo questi particolarissimi, impressionanti azzoppamuli francesi dalle dimensioni particolarmente grandi, ma sicuramente non mi è mai capitato di trovare questo prezioso razzo illuminante per i combattimenti notturni in cartone.
Possiamo apprezzare da vicino questa mitragliatrice Maxim modello 1910 di nazionalità russa montata su un sistema con ruote. Ed ancora più temibile la avversaria tedesca MG08 Machine Gun montata sul suo particolare affusto. Completa del suo deposito per il liquido di raffreddamento e la cassetta per le munizioni. Pesava 62 kg, sparava munizioni calibro 7,92 con una cadenza di tiro di circa 500 colpi al minuto ed un tiro utile di circa 2000 metri. Tra gli oggetti più riconoscibili, come questa pistola da segnalazione Mauser e questo periscopio da trincea, è spuntata fuori una bomba a mano di cui non avevo notizia. Si tratta di una BAM chiamata Novisky Fyodorov, prodotta nel 1914. Era caricata con ben 1,7 kg di esplosivo, il che non le permetteva di essere utilizzata contro le truppe, siccome appunto era troppo pericolosa da essere lanciata a distanza ravvicinata, e veniva utilizzata più che altro per la distruzione di manufatti militari statici. Questo elmetto lo abbiamo già incontrato, si tratta di un Adrian russo, ma non vi ho ancora raccontato come mai l'impero russo decise di adottare gli Adrian come elmetti ufficiali. Nel 1916 il corpo di spedizione russa, corpo di soldati che andò a combattere in Francia, ricevette del materiale, tra cui appunto degli Adrian normali con le insegne dell'esercito francese. L'alto comando russo, entusiasta di questo elmetto, ordinò una buona quantità di elmetti dalle fabbriche francesi per essere utilizzato sul fronte dell'est. Fu così che all'inizio del 1917 i soldati russi ebbero in dotazione l'elmetto Adrian. Ma attenzione, nell'estate del 1917 venne introdotto un Adrian rivisto soprannominato Solberg M17. Se trovate questo elmetto ad un mercatino avete fatto bingo. La collezione prosegue con questo particolare Granatwerfer portatile, dal quale potevano essere agilmente sparati razzi da segnalazione come coin foto oppure dei normalissimi pigeon. Interessante è anche questo 37 mm modello Hotchkiss montato su una nave militare russa. La collezione prosegue con diversi armamenti antichi, fra cui questi interessanti proiettili la Hitte ottocenteschi, e vi è un piano dedicato in particolar modo agli armamenti della seconda guerra mondiale, che non tratteremo in questo video. Per ringraziare il museo che ha offerto questa bellissima mostra gratis, ho deciso di acquistare un libro. Sono 75 oggetti presenti all'interno dell'esposizione, ognuno dei quali è associato ad una storia. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi interessano video spiegoni come possono essere questi video fatti nei musei. Appena posso ne visito spesso qualcuno. Mi piace la storia e mi piace raccontarvela. Fatemi sapere se vi piace questo format. È in produzione il video bonus per i 10.000 iscritti che tratterà parte della mia collezione da scavo. Ma il prossimo video che uscirà a brevissimo sarà quello sul restauro del contenitore della maschera polivalente mediante l'acido ossalico. Non perdetevi il prossimo video perché vi spiegherò come si utilizza questo acido per il restauro delle scatolette e di tutti quei reperti in lamierino sottile che hanno bisogno di essere conservati al meglio per far uscire e per esaltare il loro colore. La settimana prossima tornerò invece a cercare fra le trincee italiane, quindi usciranno presto nuovi video di scavo. Signori, ci vediamo alla prossima.